Ciao a tutti ragazzi, ben trovati e lo so, se è strano sentirmi parlare in italiano questa volta, il video prima era in inglese, ma vi chiedo di avere un po' di pazienza perché sto testando e sto provando varie impostazioni in modo da rendere i contenuti più fruibili per chi preferisce l'italiano e comunque comprensibili per chi invece comprende l'inglese. La volta scorsa ho provato con l'inglese in sottotitoli in italiano e adesso vorrei provare in italiano con con i sottotitoli in inglese. Quindi farò un po' di sperimentazioni, spero che questo non crei troppa confusione. Allora, oggi parliamo del keynote speech che c'è stato proprio oggi, tra l'altro, da parte di James White, in cui sono state presentate una serie di novità. Io mi concentrerò su quelle che a livello competitivo sono più impattanti, poiché questo è un canale dedicato principalmente al competitivo di Flash and Blood, anche se poi tratto un po' di tutto, ma mi focalizzo soprattutto su questo. Quindi non tratterò ogni singola cosa che è stata citata, ma soltanto quelle che per me sono le più rilevanti in ambito di gioco competitivo. Quindi ragazzi, con ciò detto, come sempre, sigla e poi ci addentriamo all'interno di quello che è stato il keynote speech. Per chi non conosce i keynote speech, normalmente questi sono dei momenti molto importanti per noi giocatori perché il creatore del gioco, James White, ci presenta quelle che sono le novità di Flash and Blood. Questo però da un punto di vista generale, quindi non soltanto legato al competitivo o a un formato nello specifico, ma a 360 gradi, quindi ad esempio delle iniziative, piuttosto che degli eventi particolari, e via dicendo. Io però da questo keynote speech ho selezionato delle parti, infatti come vedete ci sono degli screen, che secondo me sono rilevanti a livello competitivo, quindi non vi presenterò tutto, soltanto ciò che ho reputato essere più interessante. Partiamo subito con la prima novità presentata, ovvero il primo tappetino foil. Ora, nulla da dire su questo, bellissimo prodotto, sicuramente molto interessante. L'unico dubbio che io mi pongo è come si conserva un tappetino foil, perché non so il tipo di foilatura, quindi normalmente noi li arrotoliamo, li pieghiamo per qualcuno un po' più blasfemo, ed è da capire se la foilatura si rovina, se sì, come vanno conservati quindi questi playmat, e via dicendo. Quindi semplicemente voglio vederlo, sarò curioso di vederlo dal vivo appunto per capire la qualità del prodotto in sé. Andando su cose un pochettino più interessanti, abbiamo finalmente scoperto cosa fa il Toughness Token e cosa fa il Confidence Token. Partiamo dal Toughness. All'inizio del turno avversario si rompe e la prossima action card bloccherà con un valore di 1. La domanda a livello competitivo di gioco che mi pongo è: si potranno accumulare? In che modo? Con quale facilità? Perché se sono accumulabili in modo facile o comunque in modo accessibile, se ne possono accumulare 2, 3, 4, che sono tantissimi, vuol dire che una action card potrà bloccare per 3, per 4, per 3 già lo fa, per 4, 5, 6 e andando avanti. Questo risolve il grosso problema. Non servirà avere defense reaction in questo mazzo perché il valore aggiuntivo di blocco che mi dà una defense reaction la ottengo facilmente con i toughness token. L'altra novità, che in realtà non è tanto nell'effetto della carta, perché Crowd Goes Wild già la conosciamo, ma adesso sappiamo che sarà anche una delle promo del Calling. Passando al Confidence Token, all'inizio del turno si rompe e il mio prossimo attacco, quindi attack action card, non potrà essere bloccata da più di 2 carte non blocco. Ora, questo sarà meglio o peggio di Overpower? Secondo me in questa fase la risposta è dipende, come quando non si sa che cosa rispondere, perché è da capire in che modo verranno buildati i prossimi mazzi. Perché Confidence ti obbliga a inserire i blocchi se vuoi appunto bloccare in maniera più preponderante, perché se no sei limitato a 2 blocchi, a 2 carte, che possono essere una defense reaction, 2 defense reaction, 2 action o un mix delle due tipologie. E quindi comunque puoi limitarti ad avere un value di blocco tra i 6 e gli 8 se tu hai 2 action o 2 defense reaction. O con i blocchi ovviamente puoi bloccare di più. Essendo un guardian, penso che avrà degli attacchi grossi, quindi voglio bloccare soltanto 7, soltanto 8? È da capire in che modo verranno appunto buildati i mazzi
nel prossimo meta. È stato poi spoilerata la carta In the Palm of Your Hand, che ha la parola chiave Suspense. Funziona un pochettino come i token, come gli Steam Counter, con l'unica differenza che nel momento in cui Laura perde l'ultimo segnalino, appunto segnalino Suspense, viene distrutta. Alla distruzione è quando entra in gioco, per questo caso specifico pesco una carta. Ora, sappiamo che possiamo velocizzare la rimozione dei suspense, perché ce lo permette Play adesso come eroe, è da capire però se ci sarà un modo, ad esempio, per rimbalzare le aure in mano al giocatore, simile a quello che fa Oscilio. Essendo però una classe guardiano, tutto questo è nuovo, quindi è da capire in che modo viene pensato l'eroe. Sicuramente iniziamo ad avere qualche interazione un po' più chiara, quindi come l'effetto di Play adesso si può andare a inserire in un'ottica di velocizzare il processo di distruzione dei token suspense. Ma questo poi è tutto da vedere su quello che succederà. Dopodiché, stesso discorso per Kaio, semplicemente i Vigor già sappiamo cosa fanno, Kaio sappiamo cosa fa, ma Outside Interference è la carta che è stata spoilerata. È un instant, la scarti e puoi andare a recuperare dall'inventario una qualsiasi Attack Action Card. Una meccanica assolutamente nuova, perché noi siamo abituati ad avere questo tipo di interazione con le armi, e neanche di tutti. Tuttavia, questa carta blu con attacco 6, quindi la seconda carta action che attacca per 6 blu, tuttavia difende 0. Ma difende, quindi vuol dire che potrò fare dei toughness token anche in Kaio? Anche qua, quanti? In che modo? Perché quel blocco 0 è un po' scomodo, però c'è un blocco e quindi la teniamo d'occhio, vediamo che succede. Per quanto riguarda infine l'Ayat, nulla da dirvi perché è semplicemente non è stato esplorato niente di nuovo, se non che Bully Tactics, una carta che già è nota per il suo effetto, sarà un'altra promo che potremo ottenere al calling. In particolare penso ci riferiamo al calling imminente, poi quello, suppongo, quello del mese della release. Poi, già sapevamo, e abbiamo avuto ovviamente la conferma, che abbiamo ben 31 expansion slot. Ora, per darvi un'idea di questo numero, considerate che nelle espansioni precedenti la media è stata intorno alle 15-16 expansion slot, tranne per ISIS che ne ha viste decisamente meno. Che significa da un punto di vista competitivo? Che tutti avranno qualcosa, come stesso James White dice all'interno del video, quindi possiamo aspettarci carte per, immagino, veramente tutti gli eroi e probabilmente anche più di una carta per qualche eroe. Quindi abbiamo 31 expansion slot card che modificheranno il meta più di quanto non farà l'espansione in sé, secondo me, e avremo ovviamente tutto un mese per avere questi spoiler. Ora, leggendo la slide, perché dice Yearly Reveals on Stream, è da capire se avremo la reveal di tutte e 31 in questi tre eventi, ovviamente distribuiti nel mese di agosto, oppure avremo qualche chicca che verrà invece spoilerata un po' più avanti. Ma sicuramente il mese di agosto sarà un mese pieno di spoiler e pieno di cose di cui parlare. Infine, l'ultima cosa che vi segnalo da un punto di vista di competitivo, anzi no, ci sono altre due, perdonatemi, ci sono altre 2 o 3 cose perché ho sfasato i numeri qui, è la carta Standing Ovation. Allora, è una carta che la leggi e fai wow, ed è la prima volta che noi in questo gioco abbiamo le parole take an extra turn, quindi ti dà un turno extra, ok? Bellissima. L'arte non mi fa impazzire particolarmente, ma questi sono gusti assolutamente personali. Leggiamola. Carta blu, costa 6, attacca per 8, blocca per 3. Se 3 o più aure con suspense hanno lasciato l'arena questo turno, questa carta ottiene, quando colpisce un eroe, quindi non vale sugli alleati, un eroe, ottieni un turno extra, oltre questo. All'inizio della prossima fase della end phase, l'avversario pesca ovviamente fino a raggiungere il suo limite di mano pari all'intelligenza. Ovviamente riprendi un turno, ma l'avversario può ribloccare, quindi
pesca di nuovo 4. Ora, non è debole, è una bella carta, forte, penso che sarà la carta principale probabilmente su cui ruoterà il mazzo perché richiede di distruggere le aure con suspense e danno a Standing Ovation quel testo di carta da mettere insieme al token Confidence che abbiamo visto poco fa, ovviamente, da capire cosa faranno le aure. Sicuramente sarà una carta molto molto forte. Non urlo al broken, non mi appartiene in generale, quindi non dico che è broken, dico che è forte. E confermo che comunque Play adesso si sta dimostrando un eroe molto interessante. Ci stanno dando molti suoi spoiler, quindi è normale che al momento lei sia l'eroe che sembra essere quello più forte, penso sia fisiologico. Aspettiamo di vedere ovviamente tutto il resto per dare un'opinione. Quindi, vista questa, andiamo un pochettino più nel pre-release. Allora, abbiamo visto cosa abbiamo all'interno del pre-release kit. Una di quelle 4 promo. Abbiamo il 4x degli equip. E abbiamo ovviamente gli eroi e i token. Ora, non è stato detto granché, o almeno io non mi sembra di averlo sentito. Semplicemente questo è un kit che si può anche portare a casa per giocare con amici, per giocare con altri. Quindi è da capire se il kit sarà ad personam per giocare, oppure verrà dato un kit ogni X persone nell'evento del pre-release, intendo. Tuttavia, sicuramente anche questo per un formato sealed, per il primo formato sealed che ha questo tipo di kit, sono molto molto curioso di vedere come poi si evolverà e verrà gestita poi la cosa. Vediamo un pochettino invece i premi per quanto riguarda la Pro Quest Season che sarà da ottobre a novembre. Ovviamente abbiamo i tappetini degli eroi, abbiamo il gem pack nuovo a partecipazione dell'evento e poi abbiamo come top 8 Swing Big Promo, che per gli amanti di Bruto come me è una carta bellissima, e per la top 4 abbiamo invece la nuova carta Bruto, che a breve vi spiego perché non me la ricordo a memoria, abbiate pazienza, e ovviamente la Gold Foil per quanto riguarda il vincitore dell'evento. Ultimo, ma non per importanza, il keynote speech si è chiuso, infatti come vedete era praticamente alla fine del video, con James White che non dice nulla, se non che una schermata prima di questa dove c'era Project Blue, e poi quella schermata diventa Silver Age. Ora, con Islander sullo sfondo. Ora, cosa è Silver Age? Sarà un formato? Probabilmente sì, perché il rimando principale è quello, ma sarà solo quello? Questa Islander sullo sfondo ci dice qualcosa. Comunque, coming 2026, quindi nel 2026, vediamo sicuramente poi verranno date delle informazioni aggiuntive in merito. La carta che vi avevo promesso per chiudere poi questo video è Overcrowded. Overcrowded è una carta blu, costo 0, attacca per 1, difende per 2 e ha la parola chiave Ambush. Tale parola chiave dice che questa carta guadagna più 1 di forza, più 1 di difesa per qualsiasi aura con nome diverso sul terreno di gioco. Quindi non soltanto il mio, ma anche quello dell'avversario. Al netto di tutte le intuizioni più immediate, ovvero ottima carta da giocare contro Pleiades, da giocare contro tutti coloro che usano le aure in modo preponderante. Sicuramente è un'ottima carta contro ad esempio i Codex of Bloodrot, Codex of Frailty, perché ad esempio nel caso di Codex of Frailty, se io riprendo questa carta o ho in mano questa carta, perché riprendo non ci posso bloccare, posso bloccare l'Hymno Witnesses, che è la giocata tipica ad esempio, perché 2 di base più 2 token, uno mio e il ponder dell'avversario, blocca 4. Questa è la cosa più intuitiva tra le altre, però secondo me avrà tante altre implicazioni anche in un'ottica futura. Di base è comunque una carta che è blu, che blocca 2, potenzialmente 3, anche perché comunque le aure in questo tipo di mazzo
si giocano in questo tipo di set, quindi immagino che far bloccare 3 non dovrebbe essere difficilissimo. Va bene ragazzi, voi cosa ne pensate? Avete qualche idea? Avete visto il keynote? C'è qualcosa che secondo voi ho bypassato e che potrebbe essere invece interessante trattare? Scrivete tutto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao io!